Siamo tornati su Metal Gear 3. Ci stavamo infiltrando come scienziato all'interno del centro di ricerca, dove magari dovrebbe essere Sokolov. So you're wearing the scientist uniform. Wearing that scientist outfit lets you pose as a scientist. But be forewarned, you can't equip most of your weapons while you're disguised as a scientist. Even when you're disguised, your cover will be blown if you get blood on your clothes or something. If you do get blood on your clothes, take them off and switch to another outfit. The bloodstain should come out after a little while. You got some instant noodles, huh? I see you're disguised as a scientist. It suits you rather nicely. As long as you don't do anything suspicious, like roll or crawl, the enemy should have no reason to suspect you. Sokolov is somewhere inside that lab. Find out where he is and make contact with him. If you want to know where Sokolov is, why don't you ask one of the people around there? Ivano risponde: eh sì, non possiamo usare quasi niente. Non possiamo fare neanche CQC. Who's that? Sto un po' sperimentando, però a quanto pare se mi levo i vestiti da scienziato loro si girano, si insospettiscono. Ho visto lo scienziato si spaventa, madonna. Però vorrei stordirli, vorrei interrogarli. Per questo. Ci voglio provare però. Speak. You imperialist pig! Speak. In this area, there's a weapon. In quest'area. Speak. Fish rots quickly. Questo gas spray. Ok, questo ci sarà molto utile. Farò vedere.
e una sigaretta con lo spray che addormenta. Fazzoletto narcotizzante. Pure questo può essere utilizzato. Ma prima di andare qui esploriamo prima tutta l'altra zona, perché qui comunque si va abbastanza avanti. Gli scienziati dobbiamo preoccuparci molto di quelli perché ci notano. Tanto potremmo anche chiamare l'allarme premendo il pulsante qui. E tipo quello scienziato potrebbe risultare pericoloso. Nascondiamo questi due. Qui ci potremmo sporcare il vestito per strisciare. Quindi andiamo un attimo così. Pittura Oyama. Pittura facciale del personaggio femminile Kabuki. Orribile. Guarda un po' dove andiamo a finire. Uscendo da qui.
Noi invece siamo entrati dall'altra parte. Però almeno non ci siamo sporcati il vestito. E così non ci riconoscono. Ma se scendiamo, dove andiamo? Che mi sa che andiamo sempre... Sì, stiamo dall'altra parte. Ah, questa è un'altra zona, mi sa. Queste sono le celle. What do you think you're doing? Hey, stop! Get back to work. Non rompere i coglioni. Oh no, mi ha appunto un ragno. Mi sa. Avvelenamento. L'energia vitale continua a calare se per curarlo. Niente il siero. Ok, abbiamo quasi completato l'esplorazione. Dobbiamo salire. Ma lì c'era una... Vorrei colpirlo. What's wrong? Bello il silenziatore. Uniforme mosca. Uniforme medica puzzolente. Emette un odore talmente schifoso da attrarre le mosche, ma che induce i nemici a pensarci due volte prima di avvicinarsi per uno scontro ravvicinato.
Esatto, vedi, sta scritto AK-47 su... Vedo dove siamo venuti. Mi è piaciuto molto. Ma adesso facciamo esplodere tutta questa roba. Lo so che scatterà l'allarme. We're under fire. Enemy position unknown. Commencing alert status. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ah, non era qui. Mi senti? Muoio di fame. Io non credo di aver cibo marcio. No. Io spero che l'emulazione prenda il tempo. Che altrimenti non posso avere... No, mi ha visto. Facciamo un po' di kill. Facciamo il Rambo. Ah. Non so perché... Ah, perché la tengo in segno automatica. Vabbè, basta. Anche perché questo non è per niente il luogo dove fare una cosa del genere. Ce lo si può fare ovunque, ma non qui. Dove andai io? Di qua? Forse? No. Il luogo di prima, mi ricordo che si scendeva. Era qua.
Hai visto l'animazione unica con la sedia che gira? Me la sono messa perché adesso c'è la cutscene ed era un po' brutto vederla con l'uniforme degli scienziati. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? Senti questa canzoncina piccola in sottofondo? Agent. Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Il primo Metal Gear. Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between Quello è Ray. infantry and artillery. A kind of Metal Gear, if you will. And this magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? Metal Gear. But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. Chi sarà questo suo amico degli Stati Uniti? Questo è il primo Metal Gear di Metal Gear 1. Chi è quello nella foto? They will know my true greatness. Yes. Nel quadro. Shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes.
No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry, don't you agree? But the fool's in charge. Joel Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The Philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? Eredità di filosofi. The Philosopher's legacy. Haven't you heard of the Philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the Philosophers' money laundering activities. In the confusion of the war, they somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes, And the Shagohod is there too? of course. Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? This key will open that door. Beyond that door lies a vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. We must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer.
to capitalism. Gameplay. Nessuna chiamata codec, tant'è vero che dobbiamo cercarcele noi. Lei ancora non risponde. È infiltrata, quindi starà facendo le sue cose. Ti sei chiesto chi è Iva nel gruppo infiltrato? Sigint, Grannon said something about putting legs on a tank. Do you know what he was talking about? If you ask me, it's gotta be a joke. Not only is making a tank walk on two legs a technical nightmare, but there's no point in making a walking tank to begin with. Putting legs on a tank would raise its clearance, increasing its frontal projection area. It'd also be less stable. Suppose the legs help the tank travel on bad roads. I don't see the logic in that. Isn't that what treads are for? I mean, anybody who'd seriously consider making a thing like that has got to be a wacko. Come to think of it, there was a guy in the States who wrote a paper on that subject. What was his name? Emerson? Heinrich? Something like that. I Come don't si really chiamava? remember. Of course, no one took that seriously. Emmerich. Eh sì. I see you have a calorie mate. Calorie mate. The thing you're holding now? Oh, the little block that looks like a cookie? It was pretty good. Wasn't it? Yeah. But what the hell Quindi c'è un was dialogo it? unico perché l'abbiamo What? mangiato prima di Never chiamarla. seen anything like it. What? Hold on. You just ate something without even Vedi? knowing what it was? Yeah, it looked good. Ugh. So, what was it? Calorie Mate is an energy supplement that contains all the proteins, lipids, vitamins, carbohydrates, and minerals needed for a balanced diet. It's a well-balanced food. Because of that, it's just perfect for giving your body the nutrition it needs in combat. It sounds like a space-age food. Real astronaut food is not very good, but that should taste fine. Yeah, and it'll help balance out all this jungle food I'm eating. It's easy and quick to eat, so it's perfect when you're running late for an important mission in the morning. I've never been late for a mission. Really? Aren't you always keeping people waiting? Huh? It's easy to keep track of your calorie intake and receive the nutrition your body needs, so it's good for losing weight, too. All of the geisha girls in Japan use it for watching their calories. Is that why they're all so slim? Right. And any diet where you eat nothing at all is bad for the body. I see. You seem to know a lot about Japan, don't you? Yes, I love Japan. Major, Sokolov's already been moved to the fortress. But that's only what Granin told you, right? He may have been giving you false info. No, he wasn't lying. How can you be so sure? Gut feeling. Good enough for me. According to Granin, you should be able to get to the mountains through a passage located deep in the jungle beyond the warehouse. Right. Then if I climb the mountains, there'll be an underground tunnel leading to Groznygrad near the summit. Start out by going back to the warehouse. Use the key you got from Granin to open the door and proceed into the jungle. You remember where the door is, don't you? It's directly north of the door you went in when you came from the aqueduct. Ok. Adesso ci aspetta qualcosa che poi vedrai a breve. Mannaggia, non l'avevo proprio visto. I have nothing. Nothing here. Lost the enemy. He must be hiding nearby. Hunt him down.
Guarda se ho cibo brutto. No, sembra tutto buono ancora. Devo catturare rane, queste cose qua. What's wrong? Faccio vedere una cosa, io gli do qualcosa, tipo una razione russa. Hanno tutti fame, perché io ho tolto le scorte. Dai, non gliela posso lanciare neanche con l'uniforme, che palle. Hai visto? Jeez, that's terrible. Hai visto? Oddio, è terribile, a nessuno piace. Ovviamente se gli davo roba marcia, si sentiva male. I haven't eaten in so long. Aspettiamo che finisce l'allerta. Power Unlimited, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 3 Reborn. Return to your position. Ma ci sono tante di queste piccole cose che non ti ho fatto vedere. Non mi sa che non è molto efficace questa. Eh sì.
Quindi posso anche mettermi... alzarmi, vedi? Da steso. In realtà i cani conviene sempre ucciderli di per sé, perché dormono poco. Cosa abbiamo visto? Forse l'abbiamo già sparato una volta. Ora catturiamo un serpente. Vivo. C'è nessun animale qui, eh? No, non sembra. Coated in the venom of the Brazilian wandering spider. Soon a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not a fitting name at all. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Come into my web. It is time for you to feel the fear. Vedi com'è teatrale il fatto che lui ci parla, non ci colpisce. Neanche noi a lui. Allora, avvelenamento. Zero. E friccia col coltello. La ferita dobbiamo... vendarla? No. Cucirla? Ah, disinfettarla. E... ok. Allora, ti farò vedere... No, mangia il coniglio. Allora, ti farò vedere il combattimento e poi ti farò vedere come si sconfigge in realtà molto facilmente. Prima però voglio un po' ordinare queste cose. Abbiamo questo e questo. Ah, poi in realtà lo dovrò rifare. Vabbè. E qua ci mettiamo il visore. Ah, già ce l'abbiamo il visore termico.
Vedi com'è poco visibile? Poi vedrai anche il perché. Siccome è sempre poco visibile, possiamo usare il visore termico per vedere dov'è. Let's see how you. Let's see how you. Let's see. Let's see how Si è you. buggato. I'm getting hungry. Vedi, ha fame. Ora sta andando in ricerca di cibo. Sta cacciando, vedi? Vedi, ha recuperato... Ha recuperato vigore. E ovviamente se tu non fai una buona esplorazione, il visore termico non ce l'hai e la battaglia con lui è estremamente difficile perché tu non lo vedi, perché lui si mimetizza e ti lancia i dardi. Poi tieni conto che in questo Metal Gear non c'è una cura istantanea, quindi il danno che subisci lo subisci, ti devi curare e devi aspettare che si rigenerano le ferite. Quindi non è proprio semplicissimo. Col visore termico hai questo vantaggio, ma adesso ti farò vedere come si batte istantaneamente The Fear. Ok? Allora, curiamoci e ti faccio vedere. Lui ci ha colpito, no? Just when the real fear was about to begin. E ci dà le spalle. E ci dà le spalle. Mai dare le spalle perché noi quello che possiamo fare è usare una granata stordente. No. Ok. E subito dopo The fear! The fear! I see it! The fear! gameplay di nuovo. Allora, tra l'altro vedi i membri dell'unità Cobra stesso rappresentano quello che è il loro nome. The Pain prima di morire diceva che dolore, che dolore. The Fear prima di morire diceva, cioè aveva paura, si vedeva che aveva paura, gli tremavano gli occhi, ma poi esplodono. Noi in realtà non li stiamo uccidendo, ma neanche canonicamente, perché noi li stiamo stordendo, ma loro quando vengono, tra virgolette, sconfitti, si fanno esplodere. Questa è una cosa particolare. Mentre per il trucchetto che ti ho fatto vedere come ucciderlo istantaneamente, è perché la battaglia, se tu gli vuoi prendere la mimetica, è difficile, perché se tu lo vuoi stordire, hai visto cosa succede? Va a recuperare cibo e si refulla praticamente. E quindi è difficile stordirlo. Cioè, si fa, cioè, se lo giochi lo fai, si fa. Però
è complicato il combattimento se non c'è il visore termico. Immagina che non hai né il visore termico e lo devi stordire basic, però lui si va a mangiare cibo dove tu non lo vedi perché non vedi dove mangia, perché è invisibile, e quindi non riesci a stordirlo perché la sua mimetica è molto forte. Ti farò vedere. E questo è un trucchetto che semplicemente lui ti dà alle spalle perché pensa che siamo morti, quindi abbassa la guardia, noi gli lanciamo una granata stordente e quando loro sono storditi, se noi li colpiamo con dei fucili che fanno danno letale, gli abbasseranno invece la stamina, un piccolo segreto, e l'abbiamo sconfitto instant. Se noi però, per esempio, fingevamo la morte e ritornavamo in vita, non lo battevamo, e fingevamo di nuovo la morte, lui lo capiva che stavamo fingendo, dice lo so il tuo trucchetto, e ci uccideva lo stesso. Capì? Ci uccideva se noi fingevamo 2 volte. Non sono stupidi. La sua mimetica. Tra l'altro cosa sta scritto? Spider, cioè vedi che dettagli, Spider. Uniforme ragno. Più 50. Uniforme mimetica di The Fear. Rende invisibile chi li indossa, in cambio del vigore. Infatti ci rende molto poco visibili, come puoi vedere. Ma il nostro vigore guarda quanto scende presto. Lo vedi? Lo vedi come scende presto? Però siamo sempre sul 70-80%. Not too bad. I'm gonna puke. Non gli è piaciuto questo. Come vedi non ci sono state interruzioni. Vedi com'è tanto sul gameplay questo gioco. Eva ancora non risponde. There seem to be traps planted throughout that area, and they look a little primitive. Yeah, but this is their territory. Why would they need this many traps here? Maybe it's part of some kind of tactical research. Tactical research? Yeah. As I'm sure you know, the Soviet Union is leading a worldwide revolution among communist forces all over the globe. But a lot of the countries involved don't have the necessary funds and industrial technology, so they need tactics that are both effective and economical. That's what they're researching? Yeah, and traps are one of the best ways to do that. I'll bet that place is one of their testing grounds. Clappers, arrows, pendulums, all of these traps are set off by applying force to a rope. Don't touch the ropes and you'll be fine. Use rolling to get over them, or just crawl under them. Either way ought to work. If you do set off a trap and an arrow or a spiked pendulum comes flying your way, you can still dodge it by immediately diving out of the way. Pit traps and snares are camouflaged into the ground to make them harder to detect. But if you look carefully enough, you can see them through the disguise. Try stalking to proceed with extra caution. In any case, if you think there might be traps lying around, keep a close eye on the ground and stay alert. If you do set off a trap and an arrow or a... I see you've caught a a milk snake. The milk snake closely resembles the coral snake, but it's actually not venomous. Even so, you'll still take damage if it bites you, so don't get too close. So is there a way to tell the difference between a milk snake Noi and a l'abbiamo coral mangiato lo snake? stesso. It's pretty difficult. They really do look almost exactly alike. I guess if I had to pick something, I'd say it's that the milk snake is much less aggressive. Okay. I just thought of a better way. You're going to love this. What? Eat it. Eat it? Yeah. The guide says milk snakes don't taste very good. Yeah,
I know. But if I've already caught and eaten it, what does it matter which kind of soup Vedi? it was? It doesn't, does it? Shoot, I thought I had a good idea. Cioè, capì? Perché io l'ho detto, ma se l'ho già mangiato. According to Granin, you should be able to get to the Vabbè. Credo possiamo fermarci qui. Credo di sì. Perché nel prossimo episodio accadranno cose. No, e come lo prendo? Ah, ecco. E quindi niente, vado lì e salviamo. Fino al prossimo episodio, che sarà veramente un bel episodio, te lo dico. E sentiamoci qualche film. Saving the game, Snake? E noi ci rivediamo al prossimo episodio. Hey, Snake, have you ever seen Forbidden Planet? No, can't say I have. It's about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage. Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, that'll be the day.